Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo 7 anni di gavetta con una PSC ho deciso di cambiare corpo macchina e passare a full frame. E mi sono trovato di fronte al bivio mirrorless reflex. E nonostante avessi la possibilità di scegliere, ho preferito rimanere al reflex. E ora vi spiego perché. Stiamo vivendo un periodo di transizione dove le mirrorless stanno prendendo sempre più piede nell'ambito fotografico. Capiamo bene la differenza tra mirrorless e reflex. Le reflex sono dotate di un sistema di specchi che permettono di indirizzare l'immagine nel mirino ottico. Le mirrorless sono sprovviste di questo sistema di specchi, ecco perché vengono chiamate senza specchio. E la conseguenza di questa mancanza è una riduzione delle dimensioni, quindi di peso, e la presenza di un mirino elettronico che permette di vedere direttamente il risultato finale della nostra foto. È vero che le mirrorless quindi sono dotate di una nuova tecnologia e vengono associate al nuovo, ma non è vero che tutto ciò che è vecchio non è più buono. Infatti, nel 2020 ho preso la decisione di rimanere a reflex e comprare l'ultimo modello reflex prodotto da Nikon, che è la Nikon D780. Ora vi spiegherò perché ho preso questa decisione. Tutto ciò che verrò a dire non è in ordine di importanza, ma sarà in ordine casuale. Partiamo subito con il peso. È vero sì che le mirrorless sono più piccole, maneggevoli e leggere, ma di quanto più leggero? La differenza di peso si aggira intorno a 300-400 grammi, che a mio parere non è una differenza tale da portarmi a scegliere mirrorless. Questa differenza di peso può essere comoda, ad esempio, per chi fa matrimoni, ritratti o per chi viaggia. Quei 300-400 grammi possono fare la differenza. Ma la differenza di peso di cui si va a parlare è una differenza di peso di corpo macchina. Bisogna tenere conto anche altri aspetti, come ad esempio le lenti. Le lenti tra mirrorless e reflex non cambiano molto di peso, anzi addirittura molto spesso ci potrebbero essere anche delle lenti molto più pesanti per quanto riguarda le mirrorless. Se andiamo a guardare i modelli più recenti delle mirrorless, vediamo che hanno man mano acquistato dimensioni maggiori e quindi questa differenza diventa pari a zero. Basti vedere la nuova Z9 che uscirà in casa Nikon e si nota subito che le dimensioni sono più grandi di una comune reflex. La tecnologia mirrorless è una tecnologia nuova, siamo in una fase di introduzione di questa tecnologia e come tutte le tecnologie nuove può presentare degli errori o dei difetti. Non generalizzo perché ci sono brand come Sony che hanno iniziato a produrre mirrorless tanti anni fa e quindi sono molto più fermate. Ma se andiamo a parlare di brand come Nikon e Canon, sono nuove in questo campo e quindi i loro corpi macchina potrebbero presentare degli errori e dei bug o dei difetti. Essendo una tecnologia nuova e quindi siamo in una fase di introduzione, i prezzi sono molto più alti e meno competitivi perché c'è meno disponibilità di questi prodotti. E quindi allo stesso prezzo o a prezzo minore riusciremo a comprare una reflex professionale con la stessa funzionalità. Un altro aspetto da considerare è il prezzo delle lenti. Il prezzo delle lenti delle mirrorless è veramente troppo alto. Pochi brand di terze parti producono lenti e le uniche lenti prodotte sono quelle della casa madre. Nikon produce lenti Nikon, Canon lenti Canon, Sony lenti Sony. Produttori come Sigma, Tamron, Samyang, eccetera, stanno iniziando a produrre lenti mirrorless, ma ancora non abbiamo una varietà di lenti su cui scegliere, quindi siamo costretti a comprare lenti del brand di casa a prezzi veramente troppo alti. Per quanto riguarda le reflex, invece, i produttori hanno smesso di produrre lenti per reflex, quindi abbiamo la possibilità di comprare lenti veramente professionali e crearci un corredo pro a prezzi contenuti. Un altro aspetto da considerare è la batteria. Come abbiamo detto, le mirrorless hanno dimensioni ridotte. Una conseguenza delle dimensioni ridotte è quello di avere una batteria più piccola. Batteria di dimensione più piccola vuol dire capacità minore. Io con la mia reflex riesco a scattare fino a 2000 foto con una carica. La capacità invece di una mirrorless varia dalle 400 alle 800 foto con un'unica carica. Meno foto riesce a fare una mirrorless, più batterie bisogna portarsi appresso. Quel risparmio di peso del corpo macchina viene compensato anche da questi accessori che bisogna portarsi appresso. Un'altra caratteristica che mi ha portato a scegliere reflex anziché mirrorless è la memoria. La maggior parte delle mirrorless sono dotate di un unico slot che non permette ad esempio di avere una seconda memoria come backup o nel momento in cui si riempie la prima memoria di usare il secondo slot. Oltre agli slot disponibili bisogna considerare anche il tipo di memoria utilizzata. Non tutte le mirrorless utilizzano SD, ma alcune sono passate alle nuove card che sono l'XQD. Molto più prestante e veloce, ma al contempo molto più
costose. Ho risparmio di peso, ho una maggiore velocità, ma ho costi più alti, o addirittura non ho 2 slot per le foto. Tutto ciò che vi ho detto finora sono dei miei punti di vista che mi hanno portato a scegliere reflex anziché mirrorless. Non sto dicendo che reflex è meglio di mirrorless o viceversa. Sono solo dei miei consigli che vi potrebbero essere utili nel momento in cui anche voi vi trovate a dover scegliere tra reflex e mirrorless. Si può benissimo rimanere a reflex e a costi contenuti avere un corpo macchina, un corredo pro senza farci mancare nulla. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete like, commentate e ci vediamo al prossimo.